Comunque ragazzi, vi starete chiedendo che cosa ci facciamo qui. Uno scrub. Lo scrub. Schiera stavolta. Angela? E questo ora sei ancora più particolare. Francesco Totti. Francesco Totti. E qui la situazione è bella Pregna. È ipnotico, ragazzi. Buongiorno ragazzi, qui è già tutto pronto. Il viaggino si sta scaldando, io sono andato al bagno, Angela sta tornando dal bagno, a brevissimo sta tornando. È comodissimo parcheggiarsi vicino alle moschee, perché le moschee hanno tutte quante il bagno, quindi è come avere il bagno in camera, quindi ci troviamo benissimo. C'è anche l'acqua calda, tra l'altro, che è una cosa molto importante, soprattutto oggi che c'è un tempo un po' così. Tanto Angela, eccola là, mi sa che ha fatto anche la visita alla moschea, è andata a fare un giretto dentro, vediamo un po' cosa dice. Com'era? È bellissima. Sì? Ci devi andare per forza. Ah, È tutto di legno, è bellissimo. è obbligatorio? Sì. Vabbè, allora vado io adesso. Vai. Wow! Bellissima, vero? Avevi ragione Angela. Fatto bene andare. Comunque mentre tu non c'eri io mi sono studiato un po' di cose. Un po' di cose molto particolari in realtà, perché ci sono 42 colonne di legno che secondo la tradizione prima di essere utilizzate venivano lasciate nel lago, bagnate nel lago, perché portava fortuna questa cosa. Quindi prima nel lago e poi lì. E in mezzo, non so se hai visto, c'era un buco, no? Sì. Quello era un pozzo dove mettevano la neve, in modo da sì, tenevano lì la neve in modo da mantenere fresca d'estate la moschea. Era tipo l'aria condizionata. Ah, sì. è geniale. È geniale, una moschea del 1300, comunque siamo stiamo parlando. più di 1000 metri, quindi Sì. la neve comunque andavano a prenderla su qualche monte Qua qua. vicino. Sì, comunque molto particolare, è una bella scoperta questa moschea, che ha anche lei un nome impronunciabile, che è Eshrefolu. Partiti. Ci dobbiamo ancora abituare al fatto che siamo costantemente a 1000 metri e quindi comunque non siamo bassi. E qui sembra tutta una bella collinetta, sembra quasi di essere in Toscana. Secondo me questo è un record, Direi proprio di sì, ragazzi, abbiamo appena visto il cartello, siamo a 1548 metri di altezza e quindi il viaggino ci ha portato qui su. Bravo Biagio, ce l'abbiamo fatta. E allora possiamo andare a 10.000 metri. L'Everest, aspetta, arriviamo. Aspetta, con calma. Che paesaggio, ragazzi, c'è un vento però che ci sposta costantemente a destra e a sinistra. Guarda di là. In mezzo ai canyon. Siamo arrivati a Konya. Abbiamo parcheggiato il viagino e adesso andiamo verso il centro. Questo è il parcheggio. È proprio di fronte all'Hilton, Visto che dobbiamo farci una doccia, abbiamo deciso di farla in Turkish style. Come si deve. Come si deve. Quindi andiamo a farci ancora la mam e ci separiamo. Paolo va di là e io invece di qua. Eccoli. E ci vediamo tra un'oretta, direi. Tra un'oretta. Non riprenderemo nulla, No. perché stavolta sarò solo. Sarà impossibile riprendere. Quindi niente, dai. Divertiti, rilassati. Ci vediamo un po' più puliti e profumati. Sicuramente, quello sicuro. Ciao. Ragazzi, sembra molto simile alla mam che abbiamo provato a Istanbul. Questa è la cabina dove mi sono cambiato. Mi sono messo questo telo. E per il resto sembra molto simile. Quindi, ragazzi, a fra poco.
esperienza intensissima, come sempre, più intensa dell'altra volta. Sì, è vero, anche per me. Comunque l'altra volta abbiamo fatto un video, quindi se volete vederlo lo trovate da qualche parte qui sopra. Adesso uscirà la notifica. Esatto. Perché comunque l'esperienza del bagno turco è sempre veramente unica. La seconda volta che la facciamo, comunque bellissimo. Stavolta ha menato anche di più. Ecco, a posto. Anche a me ha menato stavolta, devo dire di sì, e soprattutto mi ha fatto uno scrub. Anche lo scrub. Schiera stavolta. Anche là? No, a me no. Intensissimo. Mi No. avrà tolto 2 kg, non lo so. Nei maschi c'è molto più pudore, quindi no, le parti non si sfiorano neanche lontanamente. No, solo sedere davanti, no, ovviamente. Ti sei fatta sedere anche là. Che stai dicendo? No, comunque che scroccate ragazzi, capisco anche da come sto parlando che insomma c'è stato un momento di relax importante. Adesso questo bagno turco ce lo portiamo avanti un'altra settimana minimo. No, il prossimo bagno turco è tra un mese e passa. Il prossimo bagno turco un mese, la prossima doccia boh. Non ci vuole. Tra l'altro a me ha anche lavato i capelli, la signora massaggia la testa e tutto. Solo che ha confuso lo shampoo con il doccia schiuma, quindi mi ha lavato prima. Ah, grazie. Poi me li ha rilavati con lo shampoo, quindi ho dei capelli lavatissimi. Comunque ragazzi, Konya è un posto diverso. Sì, diverso dalla Turchia a cui eravamo abituati. Sì, molto meno turistico, molto più locale. Ci sono un po' di turisti, ma sono soprattutto turisti. Attenzione. Non c'è con noi. Mettiamoci qua. Sono turisti local soprattutto. E comunque, come diciamo sempre noi, qui la situazione è bella pregna. È bella pregna. Direi proprio di sì. Ora giriamo la camera, andiamo verso il centro. Anche perché abbiamo mangiato pochino oggi. Secondo me dobbiamo mangiare qualcosina ancora. Sì, avevo fame mentre mi faceva un massaggio. Vediamo. Andiamo a fare un giro nel centro. Guarda come fuma. La nostra merenda alternativa. No, la magione. Che faccia che hai comunque. Che relax. Sei stravolto? Comunque abbiamo scelto il posto giusto pur scegliendolo a caso perché è pienissimo. Guarda quanta gente c'è. Comunque questo Lahmacun è leggermente diverso dal solito. Anzi non leggermente, molto diverso. Innanzitutto è un po' più grosso, ma più spesso. E poi ci sono un sacco di spezie in più. Mi sa che in questa zona ci saranno più spezie d'ora in poi. Sì. Spezie ma non piccante in questo caso. Siamo tornati al bar ragazzi, che fa un freddo. Ci siamo presi tutta la roba invernale. Abbiamo ripescato le giacche da sotto le dispense dove le avevamo incastrate. E poi dopo la mam, cioè, con quel bel calduccio, poi sì. Fuori si sente. C'è anche un po' di aria di neve, eh? Sì, c'è un vento. Mamma mia. Comunque ragazzi, vi starete chiedendo che cosa ci facciamo qui a Konya, nel bel mezzo dell'Anatolia centrale, al freddo, dopo aver lasciato il mare. Sì, adesso magari mettiamo anche una mappa così facciamo capire bene dove siamo finiti, proprio in mezzo alla Turchia in pratica. E che Konya, oltre ad essere sulla strada che va diretta in Cappadocia, è un posto importantissimo, centrale per quella che è la storia e la cultura turca. Ma adesso andiamo a vederlo meglio insieme, andiamo in un edificio che è molto particolare, è uno dei simboli proprio di questa città. Cheese! Ragazzi, il motivo per cui noi siamo venuti a Konya, ma anche moltissimi turisti e pellegrini da moltissimi anni, è per i dervisci rotanti. Li abbiamo già fatti vedere anche noi, abbiamo fatto vedere qualche immagine anche a Istanbul. Praticamente sono queste persone vestite completamente di bianco, con questa enorme gonna bianca, che girano su se stessi per ore e ore e ore continuamente.
Tutto nasce da qui, da quello che c'è alle mie spalle. Qui siamo davanti al mausoleo di Rumi, che è uno dei poeti più letti in tutto il mondo. Rumi era un teologo, un sufi che arrivò qui da bambino e riuscì a costruire attorno a sé questa comunità. Alla base del suo pensiero c'è l'amore come unica religione e un amore per tutte le religioni. Ci sono delle sue parole che magari adesso mettiamo sulle immagini, che sono molto particolari e molto belle e racchiudono un po' tutto il suo pensiero. Quello che lui dice è che la realtà che noi viviamo non è quella reale, non è la verità. Per raggiungere questa verità bisogna entrare in una specie di trance, in uno stato di trance che si raggiunge appunto ruotando costantemente su se stessi. Adesso ragazzi siamo proprio all'interno del complesso, da questa parte c'è la moschea e la madrassa qui sotto e di fronte il mausoleo con la tomba. Per entrare nel mausoleo ragazzi bisogna mettere questi copriscarpe, ecco, come quelli che prende la signora. Anche noi, ah ok, grazie Angela, ce li mettiamo. Ci sono un sacco di persone ragazzi, siamo nel secondo posto più visitato di tutta la Turchia, secondo solo al Topkapi Palace a Istanbul. Quella alle mie spalle, quella molto decorata, è appunto la tomba di Rumi. Lo si capisce perché davanti c'è un cartello che dice Mevlana, che è il nome turco di Rumi, che significa appunto colui che è santo. E sopra tutte le tombe c'è un cappello, il copricapo tradizionale. Vedete, sembra fatto di marmo, in realtà è proprio stoffa. Sono stoffa perché si può vedere anche da vicino. Quelle tombe più piccole hanno sopra appunto questo copricapo tradizionale. Sempre bello ragazzi andare a vivere, un po' a sbirciare all'interno di una cultura diversa dalla propria, cercando insomma di prenderne il bello e senza giudicare. Quello che facciamo con l'Islam qui in Turchia, quello che abbiamo fatto in Asia, il buddismo, l'induismo, tutte le religioni che ci sono nel mondo, andare a vedere le cose che ci uniscono, le cose che ci dividono, le cose belle, le cose meno belle, e scoprire che poi le cose che ci uniscono sono tante più di quelle che pensiamo. Esatto. Comunque ragazzi, noi oggi siamo anche molto felici perché siamo qui e stasera potremo assistere alla danza rituale dei dervisci. Sì! Siamo super felici di essere qui. Queste fra le esperienze top che si possono fare in Turchia. Esatto. Siamo fortunati di poterlo fare stasera alle 8:30. Intanto è uscito un pochino di sole. Speriamo che tenga. Speriamo veramente. Adesso col sole è anche più bello. Questo ragazzi è l'esterno del mausoleo, c'è questa struttura tutta ricoperta di piastrelle azzurro acqua. Purtroppo ci sono le impalcature per dei lavori in corso adesso. E proprio sotto quella cupola c'è la tomba di Rumi. Un negozio che vende selle da cavallo. Fra tutti i negozietti particolari questo forse è ancora più particolare. Guardate, il negozio di telecomandi, ce ne sono di tutti i tipi, una vetrina intera solo telecomandi. Guarda qua che tostatore, mamma mia! Ragazzi, ma avete visto che pentoloni vendono qua? Alla faccia! Ci sto io dentro, questi qui non entrano neanche nel biagino, non può proprio entrare. La teglia anche gigante. La teglia piccolina proprio. Pensavamo di aver visto le più grandi, invece le abbiamo ritrovate qua, ancora più grandi. E lì appese anche. Tipo da strega? Come pozioni. Oppure dove si mettono anche gli umani a cuocere. Esatto, tipo nelle tribù. Merhaba. Hello. Where are you from? Italy. Italia. Ah, italiano. Ciao. Francesco Totti. Francesco Totti. Del Piero. Totti, ok. Totti, Roma. Roma. Same color, Roma. Yes, okay.
Facciamo un giretto al mercato coperto di Konya. Hello, merhaba. Eccolo qua, c'è la frutta, verdura, c'è tutto, le signore che se la sgranocchiano mentre aspettano di vendere qualcosina. Merhaba. La signora non risponde. È la telecronaca. Faccio la telecronaca. Guardate qua che bellezza. Frutta secca. Se ami la frutta secca, la Turchia, cioè, un disastro. Una bontà, una bontà. E lì poi c'è tutto il formaggio. Anche qui frutta secca. Buona. Questi qua sono buonissimi, ragazzi, buonissimi. Sono ceci. Verdura. Allora, Prezzi della frutta e della verdura. qui sono scritti 15 pomodori. Quindi 1 euro pomodori al chilo. 50 centesimi al chilo i cetrioli. Le melanzane 12, quasi 1 euro. Zucchine Merhaba. 8. Le zucchine 8, quindi 50 centesimi. Poi cosa abbiamo? Le melanzane abbiamo già detto, i peperoncini 12. Ah, che bello. Merhaba. Ragazzi, Konya, come tantissime parti della Turchia, è praticamente un cantiere in costruzione. E questo è, vedete, proprio di fronte alla moschea principale, tutto un quartiere che stanno costruendo qui davanti. Credo che sia anche una parte, forse un altro bazar, un'altra parte del bazar. Comunque tutto costruito a regola d'arte, molto tradizionale. Questa, ragazzi, è una macchina che tosta i semi di girasole. Eccoli qua sotto, tutti belli sgranocchiosi da sgranocchiare. Ah, mi sta regalando. Ah, sei sicuro? Ci ha regalato una manciata. Io sto già assaggiando, Come sono sono? buonissimi, guarda, praticamente si aprono così. Come scroccola. All'interno c'è il semino da mangiare. È salaticcio, croccantino, buonissimo. Solo un difetto: quando inizi non finisci più, cioè te ne mangeresti un quintale. Siamo finiti in un museo che non abbiamo ben capito che cosa sia, è bellissimo da fuori, e all'interno ci sono tutte queste riproduzioni. E la musica è, anche quella è bellissima. Da quel poco che siamo riusciti a capire dalle traduzioni col cellulare, dovrebbe essere una ricostruzione della storia turca, quindi con le fasi salienti della storia, quindi dalla guerra fino a questa invece rappresentazione, che è la rappresentazione del matrimonio. Sì, qua c'è la casa dello sposo da questo lato, dall'altro lato invece quello che succede alla casa della sposa, di là tutte le donne vestite, eleganti. Ah, andiamo a vedere le signore, questa ricostruzione. C'è anche un cavallo in mezzo. Bello bardato. È la sposa quella sul cavallo, Angela, secondo te? Non saprei, un po' strano, forse sì. Forse sì. E di là invece c'è la celebrazione, sì, nel centro del paesello con la moschea. E a 5 minuti a piedi dal centro, che è di là, c'è questo parco a cui si accede da questa scalinata, e questa è la fontana. Qui Angela sta cercando di fare una foto. un po' artistica. Questo è il parco di Aladino. No, di Aladino, di Aladino, il sultano. Aladino. È un sultano? La moschea qui sopra. E Angela sempre impegnata a fare le foto. Come esce? Ah dai, non male. Quanto è bella questa moschea, ragazzi. Ci stiamo quasi abituando a questa bellezza, e non è una cosa positiva. Siamo venuti al centro Irfa. Cioè siamo parcheggiati davanti a dormire in realtà. Siamo proprio qui davanti. E stiamo per entrare a quella che è la celebrazione dei dervisci, che ci sarà stasera alle 8:30, cioè tra mezz'ora.
abbiamo trovato posto qui sopra. Questa è la vista dall'alto. Purtroppo tutti i posti giù in platea sono stati occupati, quindi ci sono i biglietti, sono stati già diciamo, prenotati, perché comunque è una cerimonia gratuita, non si paga nulla, si prenota soltanto il posto. Probabilmente sono dei gruppi organizzati che comprano i pacchetti con i biglietti e niente, noi siamo rimasti senza e quindi siamo qui sopra. Comunque siamo super emozionati dall'essere qui, è una cerimonia che ci tenevamo davvero tanto a vedere. Siamo molto fortunati perché la fanno soltanto il venerdì, il sabato e la domenica, quindi se uno capita in settimana non riesce a vederla. E poi è la prima volta che ricominciano con queste celebrazioni dopo il Ramadan. Sì, quindi fortunati 3 volte. 3 volte, poi siamo parcheggiati proprio qui davanti, quindi 4 volte direi. Adesso non vediamo l'ora, aspettiamo, manca un quarto d'ora circa e poi si comincia. Dopo il suono del flauto e del tamburo inizia la cerimonia e praticamente comincia con 3 giri che devono fare. I dervisci hanno ancora addosso il mantello nero, diciamo, che copre la veste bianca che c'è sotto. La musica è più incalzante e loro girano più veloce adesso. Questa danza rotatoria è una specie di viaggio mistico, praticamente permette ai dervisci di staccarsi dalle cose terrene e avvicinarsi alla divinità. Finito ragazzi, finito. È finito, che Wow. esperienza, sì, diciamo che all'inizio ti perdi un po' nei dettagli, no? Tipo hanno gli occhi aperti, chiusi, come fanno a non cadere, come fanno a non scontrarsi, ma girano con un piede o con 2. Poi a un certo punto questa cosa non ci pensi più e ti perdi, no? In questo Della musica vortice, che nella continua, musica. incalzante, insomma è tutto un crescere. Molto bello, molto particolare. È anche difficile descrivere cosa Sì, si prova, sì. no? Perché è una cosa unica nel suo genere. E pensavo fosse un pochino più noioso, perché in tanti dicevano ci si addormenta, è noioso, dura troppo. In realtà non dura tantissimo. No, è durato 1 ora esatta. Perché sì, poi cioè, dal momento in cui cominciano a girare sono circa 40 minuti credo. Sì. E niente, E pensavo poi comunque veramente ci molto sono diverso. questi schermi molto utili in cui spiegavano, adesso li hanno spenti, spiegavano le varie fasi della cerimonia, no? Insomma, quindi uno poteva anche seguire, capire anche cosa cantavano l'orchestra qui sotto, che cantavano È comunque tutto una dal cerimonia vivo. religiosa, quindi Esatto, non sì. è uno spettacolo teatrale, è una cerimonia religiosa. Quindi sì. c'è una recita delle poesie del teologo, no? Di Rumi, Sì, e poi anche dei pezzi del Corano alla fine. esatto. Particolare. Particolare. Ragazzi, poi qui fuori tutti vogliono fare le foto con i ragazzi che hanno fatto la celebrazione. Vedete, sono un po' degli idoli. Che roba ragazzi. Tutte ragazze.